Risveglio dal camping qua casa Elena e niente, noi ora siamo in coda per fare carico e scarico. Io mi sono già fatto la doccia, così ora mentre che sto nel carico e scarico se la fa anche Jessica e Christian e io sistemo tubi, cose, faccio quello che c'è da far fuori. Poi 99 su 100 direzione Nazaré, amico portoghese metto, da qui poi ti puoi fare tutte le spiagge fino a Nazaré, fino a poi arrivare giù a Lisbona. Però con sto tempo qua cosa vai a vedere a fare le spiagge? Piove, fa freddo, c'è vento, quindi andiamo a vederci le onde più alte del mondo a Nazaré. Doccia ce la siamo fatta 2 volte, una prima dentro al caldo e una fuori per fare carica e scarico. Carica e scarico fatto, ora ce ne stiamo andando a pagare e usciamo dal camping. Pagato, ora siamo usciti, Jessica sta impostando il Google Maps, vediamo dove ci porta. Inizia il viaggio. Il tempo proprio non ci vuole regalare nessuna soddisfazione, ragazzi, ma noi non demordiamo. Allora, strada facendo ci siamo fermati in questo distributore che ha un buon prezzo, 1,699, perché abbiamo visto che stava salendo parecchio. Ne ho 3/4, però 50 euro ci stanno. Ce lo riempiamo, almeno siamo tranquilli che anche se poi è più caro abbiamo fatto almeno a un buon prezzo. Poi ci fermiamo lì che c'è un mini market o qualcosa del genere. Bingo dolce è il loro... Bingo dolce con la loro catena, così prendiamo il pane per pranzo. Allora cosa c'è che non va? Non lo so. Tutto. C'è tutto che non va. Chi ci vuole regalare un camper a disposizione. Facciamo un cambio, plug and play. Però facciamo il passo più alto. Voi ci date a noi il camion e noi vi diamo il camper. È una buona idea, no? Non male, direi. Sono un negoziatore. Alla fine abbiamo fatto gasolio, ho fatto manovra, mi sono parcheggiato qui, ora andiamo lì dietro a prendere il pane, poi penso pranziamo qua direttamente, perché è già l'una, quindi almeno ci togliamo anche sto problema, no? Vabbè, problema. Mangiare è sacro, non è un problema. L'unica cosa È un che vizio. non è un problema. Prese le baghettine, 2 pomodori, la sabbietta per Pippo. Ora stanno cercando il dentifricio. Per essere una loro catena non è proprio economicissimo, stava dicendo Jessica. Però vabbè, tanto ci servono 2 cosine, non dobbiamo prendere tanto. Sì, basta, non devo prendere più niente. Poi facciamo un mezzo giro e vedere un po' com'è, se c'è qualcosa di particolare che ci può gustare. Niente, direzione cassa. A Jessica non gli piace, quindi via. Allora, cosa prepariamo a pranzetto? Avevamo preso i pomodori per fare l'insalatina mista, ma l'insalatina era da buttare via, quindi facciamo i friggitelli che ce li avevamo già nel frigo e il polletto che è qua. Ora ci mangiamo un bel pezzettino di pane con una fettina di salamino. Amore? Se poi Angelo infarina anche il pollo, mangiamo anche il pollo. Certo, amore, tu dimmi quello che devo fare e se c'ho voglia lo faccio. Polletto praticamente pronto, fatto al limone. E poi ci sono i friggitelli che anche loro sono pronti, direi. Sì. Quindi possiamo anche andare a mangiare. Però prima mi imbottisco di qualche medicinale, tanto per cambiare. Cosa mi dai? Cosa ti do? Delle botte ti dovrei dare per farti richiappare. Forse. Perché è 3-4 giorni, se non di più, che ho mal di gola. Ho provato a prendere la... E l'altra volta l'avete visto quando ho speso 30 euro in farmacia che mi ha dato quel antinfiammatorio, cos'era? E quelle caramelle, ma non mi ha fatto niente. Quindi o prendo l'antibiotico, ora vediamo. Perché non posso andare avanti così. Il polletto è pronto e ce lo sbraniamo, giusto? Niente, medicine per la gola non le abbiamo trovate, mi tengo mal di gola, non mi vuoi curare. No, Cattiva secondo monella. me non è un mal di gola di tonsille, secondo me hai qualche placca, qualcosa di... non placche. C'ho la Bibi. Qualche afta, qualcosa Fa niente, del io c'ho la genere. Bibi, quello che so. Te Il stai pane mettendo è crudo. la testa dentro il piatto, se non te ne sei accorto. Il pane è crudo. Metto un po' di forfo. Il pane perché è da finire di cuocere, se ti avanza lo finisci di cuocere. Guarda che non si Non si rialza. rialza. È crudo. È crudo. Occhio Bernice, neanche Bernice si alza. Polletto mangiato, stavamo mangiando i friggitelli e questo modello qua nella scatola c'era scritto che ne puoi beccare qualcuno che è piccante. Ma piccante. Jessica, guardate quanti ne ha mangiati? Manco uno.
Io ne ho preso uno, l'ho dovuto sputare. E a me piace il piccante. Poi più c'è il mal di gola. Qui c'ho un mal di gola infiammato, ve lo dico io, ve la racconto. Lo disinfetti almeno. Disinfetto tutto, sterilizzo tutto. Ah, lì sì. Vuoi un friggitello anche tu, amore? Non vuole friggitello, però non è che becchi quello. Se becchi quello piccante ti brucia il sederino poi quando fai Questo la già un po' picca. Ah, là te lo sei pinzato anche a te uno che picca. Questo picca. Picca? Questo sì. Ah, Nina, vedi che non so prendere in giro. Che pensavano, possibile. Ne prendi uno e già picca. Cosa vi devo dire? Mangi un pezzo di pane e passa. Ok, pranzetto fatto. Ho fatto tutto, resettato tutto nel camper. Ci rimettiamo in marcia. Tra l'altro è uscito anche un po' di sole. Per fortuna così entra qualche ampere. Però c'è le nuvole che vanno e vengono, un po' passeggere. Continuiamo il viaggio. Sembra un miraggio, ma è andato via un po' di tempesta ed è uscito un pochettino di sole, ragazzi. Meno male. Così ci asciughiamo un po' le ossa, va? Che è meglio. Credo che era un ponte romano ed è venuto giù questo pezzo qua dove hanno fatto la strada. Bello, eh? Ci passiamo in mezzo. Continua il viaggio. Arrivati in quelli di Nazaré. Non siamo ancora proprio arrivati, manca un paio di chilometri, ma già si può vedere le strade di Nazaré. Allora, abbiamo messo come prima meta il faro di Nazaré, che è il punto più alto da dove si possono vedere le onde ci sono in questo periodo. Tra l'altro abbiamo scoperto che siamo proprio nel periodo pieno dove c'è la possibilità che si creano queste onde altissime. Speriamo di vederle. Saliamo in quota. Questo parcheggio che ce lo dava su Par Fornai, ci mettiamo qua e o andiamo a piedi a fare 2 passi o vediamo un attimino, perché forse conviene andare a piedi. C'è un po' di salite e discese, però fa niente. Che non so se poi col monopattino ce la faccia a farla salire. Infatti. Oh, guardate l'ambulanza, Ford, Rigorosamente Ford. Forte. Ford è Ford. È camperizzata, c'è un pannello. È camperizzata sì, cosa ci fa se no qua? Vabbè, ci Se parcheggiamo. vuoi avere dei problemi compri un Ford. Ci parcheggiamo. No, questi siamo noi come dovremmo essere, ragazzi. Van per me e Angelo e la roulotte per Bernice. Caravan, è brutto roulotte. Per Bernice e Cristian e Pippo. E Pippo. No, sì, va bene. No, Pippo lo teniamo noi. Sì, Pippo sì. Abbiamo posteggiato e ora andiamo a farci la passeggiatina. Questo è veramente top. Quello che ci vorrebbe a casa su 4 ruote. Sì, gancio traino e caravanina piccola, che tra l'altro queste qua costano uno sproposito perché infatti qui non so tra furgone e roulotte cosa c'è. vabbè, il furgone l'hanno fatto loro, non è un Imer che esce fatto da ok. È un furgone, uno Sprinter camperizzato artigianalmente, Però diciamo. è un 4x4, no? Secondo me no, c'ha solo le gomme e cerchi. In Germania omologhi tutto. Però è veramente uno spettacolo. Bellissimo. Bello. Costa più la minicar ma anche il furgone. Quanto costa questo? Ci vorrà 20.000 euro. Un sacco di soldi. Perché sono quelle fatte per off-road, resistenti. Guardate che spettacolo. Vi lascio un 10 secondi di ripresa che Jessica vi metterà una canzoncina perché ne vale veramente la pena. Avete visto che spettacolo? Bellissimo. Mamma mia. Questa qua direi che è la piazza principale, c'ha la sua chiesetta. Allora noi continuiamo di qua perché se non erro andiamo dal faro. Sì, c'è il faro qua davanti. Cioè, vedi che onde che ci sono in
stiamo avvicinando al faro. Allora, vi faccio vedere le immagini, ma non parlo perché si sente troppo vento. Questo qua, ragazzi, sarebbe il museo. Ora qua siamo riparati, quindi si sente. Solamente che è chiuso. Non so se c'è orari. Ora andiamo a vedere là dietro. Però nuovamente sarà invaso dal vento, quindi l'audio sarà zero o musica. Siamo nell'altra conca, quindi siamo riparati da quello che vedete alle mie spalle e vi faccio vedere quest'altro lato della costa. Qua forse posso parlare. Guardate che spettacolo. Questo è il santuario di Nostra Signora di Nazareth. Guardate che bello. Uno dei vicoletti di Nazareth. Sembrano quasi le casette della Grecia, anche se non ho visto la Grecia, però Da quel che si vede in da quel Google. che si vede nelle foto. Basta fare una ricerca case in Grecia a Google. Sì. Questa è una cosa che a noi di Casa su Quattro Ruote non piace, ma ve la faccio vedere lo stesso. Credo e penso sia disuso, però non lo so. Praticamente in stile Spagna, che fanno la cosa della corrida dei tori, ecco. Però vabbè, noi siamo contro la violenza sugli animali perché noi la vediamo così, e infatti anche la Spagna perde parecchi punti su quello, perché non è una cosa corretta secondo noi. Ora ci avviamo verso il camper perché tanto si sta facendo buio. Perché anche sta sulla Penso che ci spostiamo perché venendo giù abbiamo visto un parcheggio dove c'erano diversi camper con attaccato una pista di monopattino. Quindi andiamo lì, Christian si sfoga un po', noi ci rilassiamo un po'. Io per rilassarmi devo editare. Jessica deve editare, se no non se ne fa una ragione. No, non è che non faccio una ragione. Se Tanto no non abbiamo internet per caricarli ho qua. capito, ma poi non ho più video da caricare. Questo è il parcheggio e laggiù c'è lo skatepark. Ora Cristian si prepara e va un po' là. Noi stiamo un po' qua. Ah, la pace dei sensi. Pippotte qua che fa il monello. Con pace dei sensi parliamone, con Pippo che grida. Più o meno pace dei sensi. Questi guanciotti. Cosa fa il Pippo Show? Vuoi fare il Pippo? Jessica si è messa dietro al computer. Vabbè, domanda di riserva. Bernice dorme. E Christian se n'è andato allo skatepark. Un po' di relax. Faccio aperitivo con una tonica. Faccio finta che mi bevo un gin tonic senza gin. Guarda che cadi, come ieri che sei caduto per terra come un salame. Questa è la fine che hai fatto ieri, Che da così, pum, sei caduto giù per terra. Perché sei scivolato. Sì, ora ti ha fatto vedere che in un attimo è salito sulla scala. Non fare così.
Quando fa così è un rigurgito che lo fa per segno di amore, però il veterinario ci ha sempre detto che sarebbe meglio non farlo fare, perché lui è come che si innamora sempre di più di me. Guarda come si mette! Ma ti sembra normale mettersi così? Che è un segno di rigurgito, un segno di amore, e il veterinario ci ha detto è consigliato non farglielo fare, perché comunque è un segno che lui si attacca sempre di più a me, e domani succede qualsiasi cosa, potrebbe poi avere problemi lui che va in autodeplumazione, sto piccione con le ali, Ora mi mangio anche 2 patatine mentre faccio aperitivino, così quasi. Però c'ho mal di gola, pure poi col salaticcio mi brucio. Piuttosto 2 olive. Prendo un occhi. Fa aperitivo con l'occhi. Comunque devo dire che un po' di miglioramenti si stanno vedendo, In cosa? della tua cura che hai fatto lassù in Svizzera. Sì. Devo dire che alla fine, in un mese, adesso è passato un mesetto e quasi e mezzo che lui è andato, e devo dire che in un mese forse ci sono 5 venuti attacchi, forse 7. Sì. Metti 7-8 attacchi. Calcolando che il primo mese aveva detto che potevano aumentare, Sì. invece già Sì. siamo passati da 20 a 7. Sì. Speriamo che dai prossimi mesi Speriamo si annullino, Però- o magari uno al mese. Però sinceramente a oggi la consigliamo se qualcuno ha questi problemi, Sì. anche per cervicale. Ma anche per altre cose, perché non è Sì. solo un problema di No, emicrania, il anche riaddrizzamento della vertebra dell'Atlante Sì. fa tantissime cose, quindi cercate su Google Atlante e andate a vedere tutto quello che fa. Minestrone di Jessica pronto, ora ce lo mangiamo. Buono. Ci hai messo un po' di olio crudo? Quello No, pugliese buono. Abbiamo quello pugliese buono. Una punta. E anche Pippotto fa la cena con noi, si mangia la mela. Questo bambino monello. Punta di olio crudo e via. Buon appetito, ci vediamo dopo. Fatto tutto, ci spostiamo in un altro parcheggio che sicuramente è più in piano e più comodo, e sul mare dovrebbe essere. Pochi minuti. 6 minuti siamo arrivati. Siamo arrivati a destinazione. Domani vi faremo vedere il posto, perché adesso c'è buio, sono tutti già a letto, non si vede niente. Quindi ci vediamo direttamente domani e andiamo alla scoperta di Nazareo. Cosa faremo non lo so. Vabbè, Lo scoprirete o continuando a guardare il video o nel prossimo episodio, ragazzi. Risveglio a Nazare con la pulizia dei piedi di Bernice con acqua e bicarbonato, perché ha dei calletti che bisogna disinfettarli, tenerli sempre in condizioni ok. La crostata direi che se ne sta andando, 2 mattine, 2 giorni. Due colazioni in una crostata, cioè 20 e 20, 40 cm di crostata per 20, dai. Adesso te la devi rifare. Adesso, appena finisce, un'altra. Devi dire alla mamma, perché non vuole che uso il forno, se no scarichiamo le batterie. 100% sono. Brumotti. Bidet fatto. E te casa su 4 ruote ogni giorno vi fa vedere un risveglio diverso, non è sempre la colazione o cose. Cioè, ce n'è sempre una qua diversa da fare. Poi stanotte non si capisce cosa sia successo. Pioveva e poi proprio... Ma neanche un rubinetto, un interruttore on-off, smetteva, zero, proprio trrr, zero. Poi dopo un po' trrr, poi zero. Boh. E stamattina ci siamo svegliati così. Di qua. Perché se vi faccio vedere il cielo di là, si sta aprendo un pochettino. Però, sì no, beh, si sta aprendo, dai, prima era un po' più nero. Sta andando via, meno male. Così forse oggi magari riusciamo a farvi vedere almeno Nazare con un bel sole, un bel caldo che ci scalda, ci asciuga, che ci vuole dopo tutti i giorni di pioggia. Ricordate, no? Prima che c'era bel sole, facciamo vedere Nazare, ci stavamo preparando, passati quarto d'ora, mezz'ora. Questo è quello che si presenta. Sta venendo giù acqua. Passati altri 10 minuti, ha quasi smesso di piovere. Il cielo è sempre nero. Ditemi voi come facciamo ad andare a fare la passeggiata e farvi vedere Nazare. Tra l'altro per
Fortuna Bernice c'ha un po' la cacadura, quindi le abbiamo fatto una perettina, quindi abbiamo ritardato la partenza, meno male, perché se eravamo già in giro ci saremmo lavati come i pulcini, perché è venuta bella secca per quei 5 minuti che l'ha fatta. Boh, ora vediamo un attimino se si dovesse riaprire, perché la vedo grigia. Boh. Cambio di programma. Ci siamo accorti che Bernice, oltre ad avere un po' la popò dura, che quindi abbiamo dovuto fargli una perettina per farla un po' svuotare, c'ha anche di nuovo, come l'anno scorso, un po' di cistite, perché fa fatica a fare la pipì e ha fatto 2 goccettine di sangue. Ho già chiamato il veterinario in Italia, Piacenza, e mi ha detto che sarebbe meglio visitarla. Però ho detto, guarda, noi siamo in Portogallo, non parliamo il portoghese, non vorrei rischiare di dire una cosa per un'altra, perché io non voglio chiamare e disturbare. Mi ha dato 2 prodotti che si trovano, diciamo, in farmacia senza ricette, cose varie, per provare a dargliele magari un paio di giorni, che se non dovesse migliorare bisogna portarla da un veterinario. Anziché muoverci in camper abbiamo visto che dovrebbe esserci una farmacia qui nel paesino. Ci siamo armati di ombrelli. Ho preso, por si acaso, il drone. Vediamo, già che andiamo in giù, se può servire. E vi facciamo vedere anche la spiaggia intanto. Ecco, ma tu, guarda là. Oggi è arrabbiato, eh? Oggi ci sono un po' di onde. Anche laggiù dal faro, Sì. sulle belle alte, guarda. Wow. E che una discesa abbiamo fatto per arrivare là. Eh sì. Vabbè, vediamo come si evolve la situazione, dai. Ora cerchiamo la farmacia per la Bernice. Oggi ci sono delle onde, ragazzi, a me da fa una paura. Impressionante. Che spettacolo. Il mare è pauroso. Per discesa io non sto spingendo, mi stava autofermando. Wow. Non sto andando. Ce n'è stata una poco prima che accendessi la GoPro, impressionante. Guarda là, mamma mia.
Che dite ragazzi, vi è piaciuto? Bello vederlo anche col drone. Ci fosse stato ancora più sole, bello, splendente, sicuramente si vedeva ancora meglio, però accontentiamoci di questo. D'altronde al tempo non si comanda. Ieri per esempio le onde erano bassissime, oggi ci sono già delle belle onde che possono cavalcare i surfisti. E niente, ora andiamo alla farmacia. Eccola là, si vede già l'insegna là dietro. Qui c'è il centro culturale di Nazaré e qua ci sono tutti i tabelloni che sono, presumi, i loro vestiti un po' tipici del posto, un po' particolari. Bello, Che bello. Guarda, bellissimi questi vestiti. Entrato in farmacia. Vediamo se uscirà vincitore, se sarà riuscito a farsi capire più che altro. Il problema più grosso secondo me è quello. Sei riuscito a farti capire? Obrigado. Obrigado. In inglese io dico solo everything e mi capiscono tutti. In Portogallo ho capito che io dico obrigada e mi capiscono tutti. Ok, vabbè, se ti sei riuscito a fare qualcosa? Sì, poi per la tarda o alla 4 Arriva. o cacciorro un medicamento. 30 euro con 30. A posto. Vabbè, andiamo a vedere se troviamo un panificio per prendere il pane. Sì, perché sento odore di farina bruciata in forno. Ah, a posto siamo. Quindi c'è il pane. Vabbè, andiamo, dai. Piazza principale di Nazaré. Scusate sempre per il vento, ma ci possiamo fare niente. Spero di coprire il più possibile. Siamo venuti in un mini market a prendere l'acqua per Jessica che deve prendere la pastilla della pressione. Poi abbiamo preso un pane e un melograno per Pippo. Ora di nuovo si è aperto. Che strano che è, ragazzi. Fa caldo, fa freddo, non si capisce più niente. Ora torniamo alla base, così vediamo anche Bernice come sta e cosa dici. Ho fatto un mercato del posto, andiamo a visitare e vedere cosa c'è. Vediamo se troviamo qualcosa. Mega Bretzel. Lì quando il chiedo quello che Questo è di pecora e mucca. ok, questo Mistura sicco, non lo so. allenteia. Allineado è perché è condito, non è normale. C'è dentro tipo la paprika, Quindi qualcosa. questo qua, no? Quale? Quello lì. Questo? No? Quello è curato, Classico. 6 rand, 1,10 € cada uno. Quelle piccoline però mi sa. Abbiamo preso un pezzo di questo prosciutto che è nazionale di qua e una di queste formaggette che se la mangia Jessica e Christian che lo vogliono provare. Obrigado. E ora vediamo se c'è dell'altro. Ci vorrebbe un pezzo di pane buono perché questo affare qua che abbiamo preso, Pesa una tonnellata. mamma mia, da panettiere comprare sta affare qua è stato proprio calcio nella faccia diretto. Mira, lì c'è del pane. Puoi provare ad andare a vedere com'è? Vediamo com'è. Abbiamo notato che qua il pane è tutto fatto così un po' gnecco a differenza del nostro. Quindi mangio questo e via, me ne faccio una ragione. Guardate quanta bella frutta e verdura con questi bei colori. C'è il pesce. Sì. Tornati su casa su 4 ruote. Pippo tutto ok, Bernice tutto ok, ha fatto la pipì. Amore, ora sta un po' fuori a prendersi un po' di sole. Notizia bomba, ragazzi. Ho sentito il mio amico Miguel, il portoghese, e mi ha detto fermati, perché gli ho mandato un messaggio che eravamo qui a Nazaré, mi ha detto fermati lì assolutissimamente perché domani e dopodomani ci sono le onde di 30 metri.
Quindi non le abbiamo inquadrate ieri, ne abbiamo viste un po' stamattina. Domani vi faremo vedere delle onde, ragazzi, da paura. Le onde più grosse al mondo. Le onde più grosse al mondo. E infatti ci spostiamo nel parcheggio dove eravamo ieri perché siamo più vicini, e lui mi ha consigliato di andare là perché mi ha detto domani mattina c'è l'inferno lì. C'è già l'inferno. Perché quando sanno che arriva questa cosa qua chiamano tutti per venire ai surfisti, quindi mi ha detto c'è il mondo. E quindi niente, ci spostiamo lassù così poi pranziamo e siamo già là.